Beh, direi che passare l'ultimo dell'anno all'insegna del terrore dell'annientamento nucleare non è stata poi una così grande idea. Ma bentornati amici del forum, siamo qui nel 2024, avendo superato un altro anno senza che qualcuno si sia tirato bombe atomiche l'uno con l'altro, e direi che questa è una grande notizia, un bell'obiettivo da aver raggiunto, sperando che nel 2024 saremo graziati, diciamo, della stessa bontà. Ma dato che il 2023 non è stato un anno nucleare, io ho deciso di iniziare il 2024 parlando di qualcosa che con il nucleare ha molto a che fare. Quindi questa è la recensione della espansione per Apocalypse, ovvero Nameless Land 2.0, Vene della Rovina. Allora, cosa c'è da dire innanzitutto di Vene della Rovina? È un'espansione per Apocalypse, forse la prima che è uscita, sicuramente la prima che mi sono aggiudicato, perché se non sbaglio di materiale per Apocalypse, oltre al manuale base, vi è sicuramente una sorta di bestiario, che non ho, però comunque sapete che esista, e non so se poi è stato effettivamente pubblicato, non so in quale formato, una sorta di rivista che era fornita di tutta una serie di veicoli che potevate usare durante le vostre avventure. Tra l'altro, se lo avevate preso a Lucca, vi viene insieme a questo gettone che celebrativo dei 10 anni di Nameless Land, che viene ricordato tra l'altro anche... È stato uno dei primi giochi di ruolo di cui abbiamo parlato! Esatto, è ricordato all'interno anche del manuale d'espansione, ma se vi aspettate un regolamento pieno e complesso non è qua. È appunto un'espansione per Apocalypse, che come vedete è un manuale di un altro tipo di spessore. Se a questo punto volete sapere qual è il sistema di gioco a cui Vene della Rovina fa riferimento, come creare i vostri personaggi e che differenze ci sono con la prima edizione, che appunto era chiamata Nameless Land, vi rimando a questo punto al video che avevo fatto quando uscì Apocalypse, appunto. Quindi Vene della Rovina di che cosa parla? È il manuale di ambientazione di un continente che io aspettavo da un bel po' di tempo, del continente nord. Il mondo di Nameless Land, se vi ricordate, è diviso in continenti. Il continente nord è sostanzialmente l'Europa. È il continente forse colpito più duramente, uno di quelli colpiti più duramente dal disastro secoli prima, e quello però che si è ripreso in una maniera più particolare, perché sostanzialmente è diventato il continente del commercio. Immaginate sostanzialmente tutta l'Europa che è diventata un grosso set cinematografico di Mad Max. Questo bene o male è la situazione in cui ci ritroviamo. Quindi il continente nord è questo regno pieno di violenza ma anche di incredibile ricchezza, i cui scambi sono sostanzialmente necessari per far andare avanti gli altri continenti e tutte le cose che accadono negli altri continenti. Mi ricordo in uno dei precedenti manuali di espansione c'era questa guerra che si stava combattendo e appunto tutte le tratte commerciali più importanti passano per sostentare questa guerra dal continente nord. Essendo un manuale di espansione, che cosa ci potete aspettare all'interno? Prevalentemente ambientazione, nel senso che c'è una mappa più, diciamo, con un maggiore focus sul continente nord, in particolare della rotta di Caput Diaboli, che è la tratta commerciale principale, quella più battuta, quindi quella sostanzialmente più popolosa di mercanti, ma anche ovviamente più pericolosa. Questa mappa tra l'altro riprende quelle che erano già presenti in Apocalypse, che hanno secondo me il vantaggio di essere forse meno dettagliate ma molto più chiare di quelle che erano nel manuale originale. Quindi se volete avere bene o male una vera e propria idea di dove sono le cose, non è una cattiva mappa. E poi ci verrà reintrodotto di nuovo il continente nord in una forma simile a come era in Apocalypse, ma con l'inserimento di molti più dettagli. A questo punto poi la parte ambientativa del manuale si risolve nella descrizione di principalmente 3 luoghi importanti: Caput Diaboli,
in quanto tratta commerciale, quindi da chi viene percorsa, quale è il percorso di questa tratta effettivamente, cosa attraversa, quali sono i pericoli maggiori, che cosa ci si può aspettare, quali sono i coinvolgimenti politici riguardo questa tratta commerciale, e non sono pochi, ma andrà a parlarci anche di due città molto importanti, tenendo conto che vengono nominati anche tutti i vari piccoli avamposti che possiamo trovare, ma le città importanti sono due. Una è Zeton, la capitale del Carbotrone. E qui non faccio più di tanti spoiler, perché la mia idea sarebbe magari poi che più nel dettaglio ve l'andate a leggere voi qual è la storia di questi luoghi. Comunque era una città del vecchio mondo, una città molto importante del vecchio mondo, non specifico o non do particolari indizi per capire quale fosse. Sostanzialmente ad oggi che cos'è? È un grosso cratere, è un gigantesco cratere che si spinge fino alla parte più rocciosa del mantello che ricopre la Terra, e per lungo tempo è stato sostanzialmente un luogo orribile. Però poi gli abitanti di Zeton hanno fatto una scoperta significativa al suo interno, perché vedete, la benzina in un'apocalisse è molto importante, ma è anche un bene che non si trova facilmente, tenendo conto che poi tutti i carburanti dopo un certo periodo di tempo iniziano a decadere. In una situazione come in quella di Nameless Land, in cui sostanzialmente sono passati diversi secoli, questo potrebbe iniziare a essere un problema, almeno che non vogliate ritornare ai cavalli. Ma con grande gioia degli abitanti di Zeton, scavando nei vari culicoli di questo cratere, hanno trovato il carbotrone, il nuovo carbone, questo misto fra carbone e benzina, che è sostanzialmente il carburante universale del mondo di Nameless Land, a meno che non si parli del petrolio che è utilizzato per i pelieri, ma era una cosa estremamente limitata e, se non sbaglio, comunque fortemente connessa alla scorsa edizione. Quindi, come potete capire, Zeton è diventata un luogo abbastanza importante, di un peso politico significativo, dato che sostanzialmente l'unica fonte di energia del mondo di Nameless Land si estrae prevalentemente lì. E come potete immaginare, questo ha attirato in questa città persone leggermente affamate di potere e denaro. Ma di gente ricca e spietata nel continente nord ce n'è quanta ve ne pare, e la maggior parte di queste persone si ritrovano nel Potter Camp. Il Potter Camp era già stato nominato, se non sbaglio, negli ultimi manuali ambientativi di Nameless Land, e era praticamente il ritrovo dei principi dei mercanti. Il Potter Club, appunto, sono i più importanti mercanti del mondo di Apocalypse e sicuramente del continente nord, e hanno questa vera e propria città che, se non sbaglio, è anche una città semovente, nel senso che si può spostare, in cui sostanzialmente tiranneggiano su tutte le tratte commerciali del mondo. Sono persone ricchissime, spietate, con un seguito incredibile, e nella sezione dedicata al Potter Club vi potete trovare tutti questi soggetti particolarmente eccentrici, circondati da tutte le loro ricchezze, e soprattutto potete scoprire come accedere nella loro città dorata e scoprire tutti i pericoli che vi aspettano, forse ancora di più che in un luogo normale qua, perché, citando una canzone rap fatta in onore a Fallout New Vegas, che appunto c'era la città di New Vegas, forse si è più sicuri nel deserto che nella città di New Vegas, perché nel deserto solamente la sabbia giudicherà i tuoi peccati. Esattamente, è il Potter Camp. A questo punto ci sono descrizioni poi secondarie, diciamo, di altri luoghi, di altre città, ma il manuale si chiuderà infine sia con una descrizione delle varie gang, diciamo dei vari gruppi
politicamente rilevanti che potete trovare nel continente nord, quindi eventualmente i vostri alleati ma anche i vostri nemici, e una piccola entrata di bestiario in cui saranno inseriti una serie di nuovi mostri, se non sbaglio non superano la decina, o comunque di avversari che voi potete affrontare. Se come me avete solo il manuale base di Apocalypse, e questo è un'aggiunta davvero secondo me necessaria, per il semplice motivo che il bestiario di Apocalypse era molto ridotto, secondo me, almeno quello che è contenuto nel manuale base. Il manuale infine si chiude, oltre che con una serie di concept art che da un po' di tempo accompagnano i manuali dell'Ace Games, anche con un'avventura in realtà abbastanza sostanziosa, che è molto carina perché è ambientata nei Zeton e nei dintorni, e avrete la possibilità di gestire la vostra miniera con una mappa anche personalizzabile. Vi farò vedere poi fra poco nel manuale di che cosa si parla. Grande assente è una descrizione di Pangea, secondo me. Non riesco a capire perché non si riesce ad avere un manuale che parla in maniera specifica di Pangea, che se vi approcciate al mondo di Nameless Land e Apocalypse ora evidentemente non sapete che cos'è. È l'Italia, è quello che è rimasto dell'Italia, è un'isola ormai in cui domina questa sorta di casta di assassini, bene o male. Mi piacerebbe di nuovo vedere un manuale ambientativo esclusivamente per Pangea, un po' come era il Sanctum Imperium per Sinereque, ma evidentemente dobbiamo ancora aspettare. Dal punto di vista tecnico, per i vostri personaggi che cosa c'è dentro? C'è qualcosa, diciamo, non c'è tantissimo, ma abbastanza per poter creare dei personaggi specializzate per il continente nord. C'è una serie di pagine che introducono nuove armi e armature. Molte di queste sono diretti richiami a vecchie armi e comunque vecchio tipo di equipaggiamento che era presente nei vecchi manuali, quelli della prima edizione, che è bello rivedere riportate alla seconda. Ci sono delle nuove entrate, come ad esempio il fucile a carbotrone, correlate di molte più illustrazioni, che secondo me è un bene. Nella scorsa edizione c'era un po' di assenza di illustrazioni di armi, quindi magari ti venivano descritte nel dettaglio, ma poi era difficile sapere bene come fossero, immaginartele. C'è tutta una serie di ninnoli che potete utilizzare per avere un minimo di, diciamo, abilità speciali collegate al loro possesso, ma l'importante è che c'è una nuova razza che si va a unire le già abbastanza razze presenti nel manuale base, che sono i pallidi. I pallidi erano già presenti nel manuale della Crestarida, infatti sono una razza di mercanti quasi esclusiva della Crestarida. Si chiamano pallidi perché vivono sotterra e non hanno melanina, sono albini praticamente. Ma ci sono anche 3 nuovi cammini di maestria che vi permetteranno di immergervi proprio nel ruolo di quelli che sono gli abitanti del continente nord. A questo punto ve li faccio vedere minimamente per darvi anche un'idea di che cos'è il manuale. Allora, innanzitutto questa è la mappa all'inizio del manuale. Come potete vedere abbastanza chiara, potete vedere bene anche cosa copre il continente nord e dove si trova nella mappa globale. Questo è il fucile a carbotrone, tra l'altro, non so se farfallerà, no, ok, questo è il fucile a carbotrone, arma molto carina, mi piace molto il suo design. Ma passiamo alle maestrie. Alla prima, ragazzi, ora vediamo se riesco a centrarla di nuovo. Allora, ok, appunto, i pallidi, la razza, tutte le specifiche per creare il vostro pallido. Qua c'è una illustrazione di esempio. Ma poi troviamo i tre cammini di maestria. Il carbomante, avete presente che ci sono i dominatori nel mondo di Nameless Land? Ok, ora qui poi potete dominare la stessa benzina che è nei serbatoi degli altri, che mi sembra una cosa veramente figa da fare. Avete poi lo spianastrada, è una sorta di scout in realtà, perché tutte le migliori carovane hanno bisogno di uno spianastrada per individuare i pericoli. E appunto, ecco, lo spianastrada. E infine trovate lo stanamerce. Ora, questa è bene o male ripresa con le dovute modifiche che sono state fatte per il cambiamento di sistema a quella maestria che era presente in uno dei manualetti, quelli più piccoli dei diari, che è sostanzialmente il mercante.
niente. Qui poi appunto il manuale continua, questa è la spiegazione di tutto l'equipaggiamento, come potete vedere armature, queste sono tutte le varie armi, tutti i vari equipaggiamenti. Importante che in questo manuale c'è anche Happy Land, cioè è indicata anche Happy Land, che era una location esclusiva di un manuale della scorsa edizione, se volete fare delle avventure là. Questi sono tutte le nuove cose letali che potete comprare, e appunto qui ci sono tutte le fazioni e i nemici che vi potete trovare di fronte. Ecco, questi sono tutti i nuovi mostri, illustrazioni devo dire sempre molto carine. E poi vedo se riesco a portarvi al capitolo. Ecco, ci siamo già. Questa è parte dell'avventura fino al ventre della rovina, si chiama l'avventura. Questa è una piccola mappa della vostra cava, perché come potete vedere all'interno dell'avventura vi potrete gestire la vostra cava di carbotrone, che non è male. Qui ci sono tutte le informazioni per giocarla, ovviamente la sfoglio velocemente perché se siete interessati starà a voi come master studiarvela. Ecco qua. E infine ovviamente ci sono, vi faccio vedere solo questa pagina qui per non rovinarvi la sorpresa, molte delle concept art che sono poi andate nel manuale. Questo è lo spianastrada appunto. Quindi un manuale ricco di contenuti quantomeno ambientativi, cosa che continua, direi, la tradizione dei vecchi manuali d'ambientazione, ma che contiene anche un'avventura che secondo me è una cosa importante. C'era un minimo di mancanza secondo me di avventure per provare Nameless Land, almeno che se non si volesse utilizzare quella di Happy Land, ma richiedeva personaggi di un certo genere, dato che erano necessariamente personaggi cattivi. Non sono esattamente la persona adatta a dirlo, ma mi sembra che il taglio editoriale di impaginazione sia leggermente più semplicistico rispetto a Apocalypse, almeno a sfogliarlo così da assolutamente profano della cosa, quindi non mi pronuncio ulteriormente. Le illustrazioni sono comunque di ottima qualità e sicuramente è un'interessante aggiunta se volete completare la vostra libreria, come la ho io, di manuali a tema Nameless Land Apocalypse. Se volete ambientare qualcosa nel continente nord, che sicuramente con il suo tema commercio Mad Max sarà, almeno se avete un party che ama il post apocalittico, immagino abbastanza richiesto. E per concludere questa prima recensione dell'anno, io con il vostro permesso vi occuperei ancora qualche minuto del vostro tempo per parlare di un'idea che mi era venuta. Eventualmente fateci sapere se è qualcosa che vi piace, che avete piacere a vedere qui nei commenti o attraverso i nostri vari altri contatti, ovvero quella di iniziare a portare dei video più tematici, possiamo dire, meno recensivi e più compilativi, si potrebbe dire, su vari argomenti che riguardano il gioco di ruolo. Questa era una cosa che forse l'avete sentita vagamente in live, se ne era discussa con Daniele per ricollegarsi anche a un tempo di produzione dei video che è sempre più ristretto, almeno ahimè per nostra sfortuna sarà sempre più ristretto, e quindi ci dà la possibilità sostanzialmente, uno, di continuare a darvi contenuti, due, di avere più tempo noi per recensire in maniera anche più approfondita, e semplicemente per espandere il contenuto del canale. Dal mio punto di vista stavo pensando di inframezzare parti in cui io parlo con voi così, diciamo, a esposizione diretta, con diciamo immagini, video, come fanno ormai un po' tutti stile podcast, in modo che possono essere più facili da produrre, ma anche da guardare mentre state facendo altro, perché lo faccio anch'io con molti video YouTube e canali che seguo. La mia idea era di iniziare per fare un esperimento proprio parlando di Nameless Land e sostanzialmente di Apocalypse nella sua parte narrativa ambientativa. La prima edizione aveva una parte e tutta una parte narrativa e tutta una sua storia che secondo me era significativa, mi sono divertito molto a leggerla, aveva molti luoghi che era interessante esplorare anche a livello narrativo, quindi la mia idea era fare così, fare
2-3 video che coprono la lore e le città più importanti di Nameless Land e vedere sostanzialmente come vanno e come ci troviamo noi e voi con questo nuovo format. Detto questo, vi auguro una buona apertura del 2024. Se questo video vi è piaciuto, vi invito a mettere mi piace al video, condividerlo, passare dalle nostre pagine social. Abbiamo Facebook, Instagram, un gruppo Telegram se volete fare due chiacchiere con noi in tempo reale sul gioco di ruolo. Abbiamo TikTok con dei contenuti più ovviamente corti, più immediati. Passate anche da tutti i contatti della Ace Games per controllare, oltre che a Apocalypse, tutti gli altri titoli che posseggono. A questo punto io ho terminato. Francesco dal Forum Sentenzia, buon 2024.